sul mio canale Luana Dolci Riflessi. Oggi vi presento una borsa molto particolare. Non entra tutta nel video, ma non è grandissima, è 30 cm x 30, è realizzata su una scocca in juta e ho scelto questi manici bellissimi. L'ho foderata. Eccola qui, adesso ho messo qualcosa dentro per renderla un pochino più rigida e ho messo anche una chiusura, perché le borse io preferisco quando si chiudono, no, che restano aperte, però voi potete sempre decidere di fare le vostre modifiche. Sul fondo ho messo una rete perché preferisco che la borsa resti, ecco, dritta in questo modo, che resta dritta. Però voi potete anche decidere di non metterla se vi piace quell'aiuta senza un fondo rigido. Però nell'occorrente non ho citato la rete, ma nel corso del tutorial sì, perché comunque potete anche di omettere insomma questo particolare. Allora io vi dico ancora che è super facile da realizzare, bisogna semplicemente cucire e rendere particolare la borsa anche nel rivestirla. Allora andiamo a vedere subito l'occorrente e poi al tutorial. Il filato scelto per questo progetto è il pelliccioso. Sono 100 grammi, 100% microfibra poliestere, lunghezza in metri sono 60 circa, consigliano i ferri dall'8 al 9, dall'uncinetto dal 7 all'8. Per la borsa ne occorrono 2, uno per ogni pannello. Per cucire la borsa potete utilizzare un filo nylon oppure un filo da cucito. Una borsa in juta che misura 30 cm x 30. I manici che ho scelto sono rigidi, semi in pelle e un modello Dior. Ho scelto come fodera questo tessuto. È un tessuto di fodera per borsa beige Fantasia. Faccio vedere l'etichetta: una composizione dell'80% di cotone e il 20% di poliestere. È 50 x 70 cm. Ne occorrono 2. Ho scelto una chiusura magnetica su semi in pelle color beige. I manici sono marroni. Per iniziare il nostro pannello davanti della borsa dobbiamo lavorare a punto alto, semplicissimo. Andiamo a lavorare 30 cm x 30 cm. È veramente molto bello l'effetto, come vedete è molto compatto. Allora iniziamo il nostro pannello. Così. Per iniziare la borsa dobbiamo realizzare due pannelli 30 cm x 30. Andiamo a lavorare a maglia alta, semplicissimo, come vedete resta molto compatto e molto morbido. Iniziamo il pannello. Per iniziare il pannello di 30 cm vado a lavorare 20 catenelle senza stringere troppo, vado a lavorare morbida con uncinetto 7. E 20. Adesso salgo di 3 catenelle, 3 catenelle, vado a lavorare non la prima ma la seconda, per cui la 19esima, e vado a lavorare una maglia alta. Prendo il filo, basta tenere la mano, le due dita, lo sentite proprio il punto dove comunque andiamo a lavorare con uncinetto 7, dove dobbiamo lavorare. Un consiglio che vi do: mentre lavorate contate le maglie per essere sicure che ne siano sempre 20, ma poi al tatto, vedete, io ho lavorato qui, al tatto si sente proprio la catenella senza problemi. Però per essere sicure
tanto cresce proprio subito, non è una lavorazione velocissima. Per lavorare la seconda riga mi alzo sempre di 3 catenelle lavorando morbida e giro il lavoro. Adesso non vediamo nulla, però al tatto lo sentiamo e sentiamo la maglia sottostante. Per cui mentre lavoriamo basta far scivolare le dita e non abbiamo problemi per lavorare il pelliccioso. Voi contate sempre, toccando si sente 1, 2, 3, 4, lo contate e sicuramente non vi sfugge nessuna maglia. Io non ho avuto nessun problema, anche perché si sente al tatto, anche se non si vede tantissimo. Proseguo. È super facile. Allora, quando siamo arrivati, ecco, vedi, ho trovato subito la maglia da lavorare. Quando siamo arrivati ai 30 centimetri, ora vi dico quante righe le contiamo insieme. Allora, qui abbiamo la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sono 13, però poi è sempre in base alla mano, sempre in base alla mano, però vedete com'è bello compatto? Eccolo qui. Allora adesso io proseguo e vado a realizzare il secondo pannello e poi iniziamo a cucire la fodera. Ecco qui, ho terminato tutti e due i pannelli, sono 13 righe lavorate. Adesso andiamo a preparare la fodera della borsa e cuciamo i manici e poi per ultimo andiamo a cucire i due pannelli. Allora io ho appoggiato la fodera sotto in questo modo e ho lasciato in circa 2 centimetri da questa parte. Non sono bravissima a cucire, ma l'ho messo proprio nella parte centrale. Poi ho ritagliato una rete, se voi, questo insomma non è proprio necessaria, però l'ho tagliata in maniera che vi posso dare le misure del fondo, che è 16 per 29. Questo vi occorre se volete la borsa che resta dritta sotto e per cui volete inserire anche una rete, insomma questo proprio se volete. Allora con questa rete io mi aiuto e ora vi dico la misura, così noi andiamo a prendere la metà del fondo più 2 cm per la cucitura, perché andremo a unire i due pannelli in questo modo. Vi faccio vedere tanto per rendere l'idea, e faremo le cuciture laterali perché la borsa insomma è abbastanza ampia, però prima andrò a cucire la parte bassa, il fondo andrò a cucire, qui faremo una cucitura centrale, poi avremo le cuciture laterali. Allora prima vado a cucire, poi la inserisco dentro, vedo bene con le misure giuste e poi vado a fare una cucitura laterale e l'altra laterale e poi ovviamente la rifinitura. Allora adesso vado a prendere, vi dico all'incirca quanto dobbiamo tagliare, calcolando poi 2 centimetri, abbondo un pochino, 43 centimetri. Ovviamente mi sono abbastanza ho misure molto abbondanti, ecco. Vado a tagliare i due pannelli. Ho finito adesso di cucire. Io non sono bravissima, voi siete brave, io non molto, per cui ho cucito i laterali, ho messo anche una piccola taschina e poi ho cucito qui ai laterali dalla parte interna. Come vedete non è che ho fatto tantissime rifiniture. Adesso questa va girata perché poi la dobbiamo inserire dentro alla borsa. Ecco qui, in questo modo ho chiuso anche da questa parte con una cucitura. Ho fatto anche una piccola sacchettina, che ora devo tagliare i fili, una piccola sacchettina visto che poi avanza un pochino di stoffa. Allora adesso io ho inserito già i manici, uno, adesso inseriamo l'altro.
ho inserito già i manici, ora inseriamo l'altro. Allora lo giro così vedete come dobbiamo fare. Prendiamo delle forbici, vado a tagliare un non troppo corto, perché poi alla fine noi possiamo tagliare e ci aiuta. Ecco, queste non tagliano bene come forbici. Ecco qui. Andiamo a togliere la parte interna in questo modo. Prendiamo il manico a cucire i manici. Allora la parte, diciamo, ecco, del bulloncino, per fare capire, questa è la parte davanti e questa è la parte dietro. Adesso tolgo in maniera di non creare, ecco qui. Allora adesso come andiamo ad inserire? Giro un attimino. Questa è la parte davanti, vado ad inserire dentro proprio, tanto entra benissimo, non ci sono problemi. Perché lo tagliamo leggermente più grande? Primo perché facciamo in modo che dia un pochino di gioco alla borsa, che non sia troppo attaccato, visto che non abbiamo un perno, per cui in maniera che è più, si muove di più il manico. Questa qua diciamo è la misura giusta. Allora adesso prendiamo un ago e filo, potete farlo anche col filo nylon, ma io ho preferito il filo in cotone dello stesso colore, e vado a cucire, tanto non si vede nulla, vedete, non si vede niente. Vado a cucire piano piano tutto il manico, però ovviamente fate più punti e fissatelo bene. Fino al termine. Adesso iniziamo la cucitura. Allora ho messo delle piccole pinze proprio per fissare il nostro pannello. Adesso andiamo a cucire. Io vado a cucire con un filo di cotone, ma se preferite anche il nylon, però adesso questo qui è a colore, per cui è abbastanza resistente al posto del nylon. Allora adesso andiamo a cucire tutto intorno. Vado a effettuare la cucitura cercando di prendere proprio al centro, non il pellicciotto, ma proprio al centro del filato, in questo modo, e poi vado, entro proprio, vedete qua nel bordo, e passo il filo. Ci vuole un pochino di pazienza, vado a tirare un po' in maniera che si fissa bene, poi rientro non nel pellicciotto, ma proprio all'interno, vedete c'è una piccola garza dentro, no, garza no, come una fettuccia, diciamo così, una fettuccia. Ci passo l'ago alla fettuccia e poi vado a passare l'ago nel bordo della borsa. Faccio vedere in modo frontale, eccolo qui. Vedete, non si vede assolutamente niente, è proprio attaccato benissimo, tiro un pochino e rimane bello fissato. Allora adesso io vado a lavorare tutto intorno con il filo e vado anche con l'altro pannello. Adesso qui i manici sono stati attaccati, non c'è problema perché poi dobbiamo andare a mettere la fodera e non si vedrà nulla. Li lasciamo un po' lunghi, non troppo corti perché rischio che si sfilacciano, eviterei di metterci la colla, però e poi andiamo a passare il filo perché dobbiamo mettere la fodera. Allora termino di cucire. Ho terminato di cucire tutti e due i pannelli, è facilissimo per cucirli, e poi ho iniziato a cucire la fodera. Ho applicato anche una chiusura, ma questo è facoltativo, se vi piace oppure no. L'ho semplicemente cucita prima di cucire qui intorno. Allora per la cucitura vi faccio vedere la cucitura, ma è semplicissimo, la sto cucendo sempre con il filo in cotone, ma potete realizzarla anche con il filo nylon, però siccome ho lo stesso filo, cioè lo stesso colore, e sinceramente non
piano piano, vedete, vado a fare il bordo. Quando arrivo all'angolo, che è questo, vado qui all'angolo e vado a tirare. Adesso è che è tutto piegato, vi trovo che è un po' grandina la borsa, ma vi faccio vedere come vado a fissare l'angolo bene e poi proseguo in questo modo. È facilissimo. Allora mi manca l'ultimo pezzettino e lo termino. Ecco qui, ho terminato. Vi faccio vedere l'interno della borsa. Ora la metto dritta e poi il taschino, e questa è la chiusura, che comunque fa sempre comodo avere una chiusura. Vi faccio vedere dall'alto la borsa. Ecco la chiusura, ho fatto il taschino. Come vedete è molto molto profonda, anche la circonferenza della borsa, insomma, è stato perfetto anche la fodera. Poi, come vi ho fatto vedere, ho realizzato anche un piccolo sacchettino che si può mettere all'interno, piccolo sacchettino che ci può essere utile, dello stesso colore. Vedete come è perfetta. Ora andiamo a vederla dritta bene. Ecco la borsa terminata. Come vi ho fatto vedere tutti i particolari, il sotto io ho deciso di lasciare la rete perché mi piace che sotto sia resti dritta, che la posso appoggiare tranquillamente, resta dritta, e è veramente molto morbida. I manici mi piacciono tantissimo, come mi piace tanto anche la chiusura, che resta chiusa e non è aperta. Insomma, ha delle caratteristiche che mi piacciono tanto. Per quanto riguarda i laterali, ovviamente li lascio così che si vede l'aiuta, mi piace anche d'inverno, ma voi potete anche, al limite, se vi piace realizzarla tutta in pelliccia, lo potete fare, oppure potete fare del punto alto e con dell'acrilico, che ne so, con un color beige, è anche un'idea, ma io preferisco lasciarla così. Allora, spero che il tutorial vi sia piaciuto. Ci vediamo presto, sempre il lunedì e venerdì, con i tutorial. Potete seguirmi anche su Instagram, sempre se volete. Un bacione a tutte!